Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo. Condivido con voi una vera curiosità pubblicata nel 1921 dalla Liebig. Sono 6 figurine che raccontano un aspetto particolarissimo della letteratura, ovvero autori che agiscono nelle loro commedie, quindi sono stati attori nelle rappresentazioni in teatro delle loro opere. Alcuni mi erano noti, ma per un autore confesso di non averlo mai sentito, ed è Ludwig Hansengruber. Per ogni cartolina vi leggo quello che è scritto sul retro. Goldoni nel gondoliere veneziano. Carlo Goldoni, autore e attore comico, nacque a Venezia il 25 febbraio del 1707. Alle lepidezze, spesso sconvenienti, della commedia italiana di quei tempi, egli sostituì la pittura dei costumi dell'epoca. Scrisse una grande quantità di produzioni per la compagnia Madebach, produzioni nelle quali egli stesso figurava di frequente come attore. La nostra vignetta lo raffigura nella parte principale del suo celebre gondoliere veneziano, il protagonista del quale, un popolano dotato di un raro buonsenso, sa dar ragione di tutto, tanto più che il suo mestiere di gondoliere lo mette in rapporto con le persone più svariate. Goldoni passò i 30 ultimi anni della sua vita a Parigi al Teatro Italiano. Morì il 6 febbraio del 1793. Shakespeare nella parte di Piramo nel Sogno di una notte d'estate. Shakespeare, il maggior poeta drammatico dell'Inghilterra, nacque a Stratford, Warwick, nel 1564 e morì nella stessa città nel 1616. Si recò a Londra a 16 anni per farvi l'attore. Egli stesso scrisse per tempo delle produzioni teatrali nelle quali ebbe parte personale. La nostra vignetta riproduce la rappresentazione della sua commedia fantastica, Il sogno di una notte d'estate, con un allestimento scenico affatto primitivo, quale usavasi allora. I cittadini ateniesi stanno appunto rappresentando la storia pietosa di Piramo e Tisbe. L'autore vi partecipa sotto le spoglie di Piramo. La luna, al chiarore della quale Piramo scorge l'abito insanguinato della sua amata, appare sotto le sembianze di una guardia notturna munita di lanterna e di alabarda. Verso lo sfondo Tisbe e il feroce leone aspettano la replica. Cervantes nel suo lavoro pastorale Galatea. Michele Cervantes, uno dei più celebri scrittori spagnoli, nacque il 9 ottobre del 1547 a Alcalá de Henares, Nuova Castiglia, e morì a Madrid il 23 aprile 1616. Si distinse dapprima come guerriero, rimase ferito alla battaglia di Lepanto e per 6 anni fu prigione dei pirati. Tornato in Spagna si dedicò alla letteratura. A tutti è noto il suo capolavoro immortale, Don Chisciotte de la Mancia. Meno conosciute sono le sue opere drammatiche. Fra queste menzioneremo Galatea, scritta sulla trama di un romanzo pastorale e nella quale Cervantes stesso ebbe parte. Eccone l'argomento. La ninfa Galatea, invaghita del grazioso Aci, pastore siciliano, è perseguitata dalle smanie appassionate del ciclope Polifemo e poiché essa respinge le sue offerte,
quel Bruto schiaccia l'amante di Galatea sotto un macigno. Hansen Gruber nella parte del curato di Kirchfeld. Lodovico Hansen Gruber, celebre autore drammatico, nacque a Vienna nel 1839 e morì il 10 dicembre del 1889. Fece dapprima il libraio, indi l'attore sotto il nome di Gruber. Assunse egli stesso la parte principale del suo dramma, Il curato di Kirchfeld, che ebbe un grande successo. La nostra vignetta raffigura l'autore, ancora imberbe, sotto le spoglie del suo eroe. Il giovine curato prova una violenta passione per una delle sue giovani parrocchiane, ma poiché la sua condizione di prete cattolico gli vieta il matrimonio, si vede costretto a soffocare nel cuore i propri sentimenti. La nobiltà del suo animo gli concede infine di vincere il suo dolore e di ritrovare la necessaria tranquillità per compiere degnamente le funzioni del suo ministero. Molière nella parte dell'ammalato immaginario. Molière, il cui vero nome fu Giambattista Poquelin, nacque a Parigi il 15 gennaio del 1622. Direttore di compagnie ed egli stesso attore, fu e rimane ancora il migliore degli autori comici. Nessuno può essergli paragonato circa l'originalità delle sue produzioni, il risalto dei caratteri, l'estro comico, l'arguzia dello stile, la conoscenza perfetta della scena. Il suo genio si è provato in tutti i gradi dell'arte, dalla farsa più lepida fino alla commedia più elevata. La maggior parte dei personaggi immaginati da lui sono diventati dei tipi classici. La nostra vignetta lo raffigura nella parte principale della sua commedia Ammalato immaginario. È in questa produzione che agiscono il medico Purgon, Diaforio padre e figlio, così spiccatamente comici per la loro pretenziosa ignoranza, che essi procurano di nascondere sotto un fraseggiare tanto vuoto quanto sonante. Molière morì il 17 febbraio del 1673. Schiller rappresenta Carlo Moor nei Briganti. Federico von Schiller, nato il 10 novembre 1759 a Marbach, Württemberg, è, con l'amico suo Goethe, il più grande scrittore della Germania. All'età di 18 anni scrisse il suo primo lavoro drammatico di qualche mole, I Briganti, del quale egli stesso diresse le prove. Per meglio far capire il carattere che voleva fosse dato al capo dei briganti Carlo Moor, ne assunse egli stesso la parte. La nostra vignetta rappresenta la scena in cui il protagonista ravvisa nel prigioniero della torre solitaria il suo vecchio genitore sequestrato dal fratello suo Francesco. Carlo Moor libera il prigioniero e giura di vendicarlo. Schiller, che esercitò sulla letteratura del suo paese un'influenza enorme, morì nel 1805, universalmente venerato. Spero che questo contributo sia stato interessante. Fatemi sapere se conoscevate questi autori e il loro essere anche attori. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!